Benvenuti nel mio ufficio. No, scherzavo. Benvenuti al nuovo video di un italiano in Argentina. Dopo tanto tempo non vi farò quel video me ne sono andato da YouTube perché ero in burnout. No, non farò quel video tristissimo e acchiappa click, ma oggi voglio parlarvi di economia argentina. È un po' di tempo che non parlo di queste cose, anche credo che in tanti me l'hanno chiesto nei commenti degli ultimi mesi. E niente, era tanto che volevo parlare di sta cosa qua, anche perché è cambiato il governo dal 2023. Faccio un piccolo riassunto di questo periodo. Ci sono state le elezioni presidenziali nel 2023. Ci sono state due fasi. Il primo voto e poi alla seconda votazione c'è stato lo spareggio. Nella prima votazione aveva vinto il candidato Sergio Massa, mentre il secondo era arrivato Javier Milei, come già saprete dalle notizie. Poi, e quindi ci sono eliminati tutti gli altri partitini, quelli del PRO, Juntos por el Cambio, tutti quelli là che praticamente erano quelli che lottavano un po' di più. Cosa è successo? Poi, quello che si chiamano la seconda vuelta, praticamente cosa è successo? Che ha vinto di moltissimi voti il candidato Javier Milei, detto il loco, il pazzo, che sinceramente è pazzo perché non ha abbastanza tanti filtri, però a me piace perché ama i cani. Poi per il resto si vedrà, voi giudicherete. Comunque, cosa è successo? In tutto questo periodo ci sono stati moltissimi cambiamenti e arriviamo dal 2023, elezioni, novembre 2023, inizio del mandato, dicembre 2023. Perché ogni nuovo presidente comincia il suo incarico, il mandato, come dicono qua, il 10 dicembre di ogni anno dopo le elezioni praticamente. E arriviamo al 2024, che è stato un po' un casino economicamente, c'è stato un po' di scombussolamento, come si dice quella parola là? Beh, non importa. E niente, e tutto sto casino qua praticamente ha rotto un po' gli equilibri, però fate conto che il peso era molto alto, credo che era 1500 pesos il valore del dollaro. Ora è leggermente cambiato questo valore, ma l'inflazione era, se non sbaglio, di circa il 10-15% mensile, ma questo secondo i giornali, ma io mi ricordo che eravamo anche arrivati a un 30-35%, forse quel dato è in altri periodi, cioè anteriori alle nuove elezioni del governo. Ok, adesso la situazione attuale, la situazione economica attuale dell'Argentina, dice che praticamente ci sono due spaccature, diciamo. C'è una spaccatura tra, diciamo, la classe, il ceto basso e il ceto medio, dal ceto medio-basso e il ceto alto. Perché? Qua l'articolo de El País, giornale spagnolo, dice: las dos caras de la Argentina de Milei se disparan los vuelos al exterior, pero muchos no llegan a fin de mes. Che cosa significa tutto questo? Le due facce dell'Argentina di Milei aumentano, cioè vanno al top i voli all'estero, però molti non arrivano a fine mese. Questo significa. Poi vi leggo la parte sotto. La riattivazione dell'economia si concentra nei settori più comodi della società e più fortunati, diciamo, mentre i settori, cioè i livelli medi e bassi, cercano di sistemare un po' le spese, cioè aggiustare un po' le spese, e soffrono l'aumento della disoccupazione. Questo è quello che dice l'articolo. Poi andiamo avanti. Poi c'è anche un'altra cosa, la questione del football, vi ricordate, no? L'Argentina è molto amante del football. Ebbene sì, adesso c'è il mondiale dei club e molti tifosi, hinchas, come dicono qua, del Boca Juniors e del River Plate
stanno andando, sono già partiti per gli Stati Uniti per appoggiare le loro squadre praticamente. Però allo stesso tempo c'è gente praticamente che a fine mese non ha da mangiare. Quello è il discorso. Ah, qua dice anche, mesi prima del verano australe, praticamente dell'estate di questa parte qua del mondo, diciamo, gli argentini hanno riempito le spiagge del Brasile e anche i centri commerciali del Cile. Non dimentichiamo che l'Argentina è praticamente fra il Brasile, che è un bel paese bello grande, il più grande dell'America Latina diciamo, in dimensioni, e poi c'è il Cile. E niente, io sinceramente sono anche vicino più al Cile che al Brasile, perché sono nella parte nord-ovest, quindi farei meno fatica ad arrivare, farei meno strada per arrivare in Cile, a una bella spiaggia, non so, un bel posto tipo Santiago del Cile, non so. Poi c'è un altro dato interessante, cioè la vendita di automobili nuove è aumentata dell'84%. Loro dicono disparato, come vuol dire che pum, è andato su a picco, no? E questo è successo nei primi mesi del 2025 ed è successo anche lo stesso per quanto riguarda gli immobili, le case, più 66%. Non è poca roba. Stiamo parlando della classe alta, quelle che si possono permettere la macchina nuova e una casa, praticamente. Tu, tac, paga perché la moneta è un po' più stabile, il dollaro è un buon prezzo, anche perché adesso il dollaro è sui 1200 pesos, cioè è 300 pesos in meno. E adesso parliamo dell'inflazione, il dato inflazionario. Qua dice, il gran obiettivo del piano Milei fu di controllare l'inflazione e ci è riuscito al primo anno di governo, al primo anno e mezzo, scusate, di governo, quindi 2023 e quindi 2023, novembre 2023, dicembre 2023, fino a dicembre 2024, un anno e mezzo, 2025, giusto adesso. Infatti il dato inflazionario dal 12,8 mensile, quello che vi dicevo prima dell'assunzione del suo incarico in novembre del 2023, che qua dice assunzione di incarico a novembre 2023, in realtà come vi dicevo prima, qui l'incarico presidenziale parte e si giura, tutti i presidenti, i ministri, tutta quella gente là, giura il 10 dicembre dell'anno di elezioni, praticamente quando vengono eletti, pum, 10 dicembre, mano sulla Costituzione. Allora, qui ora siamo dal 12,8 mensile di novembre 2023 a 1,5% del mese, anzi 2 mesi fa, di maggio 2025. Quindi diciamo che tutta questa motosega, tutto questo modo di tutti i tagli, diciamo il restringimento, il taglio allo Stato, perché lo Stato argentino era uno Stato grande, cioè arrivava dappertutto, però con molta struttura che implicava un costo molto grande, senza parlare di certe province come quella di Buenos Aires, che diciamo è abbastanza complicata, e soprattutto la parte della Matanza. E poi cosa succede? Anche la provincia di Formosa, quella è un'altra storia, magari ve lo racconto in un altro momento, però diciamo che è una mini dittatura, perché c'è uno che governa praticamente da 40 anni, cioè all'inizio è stato vicegovernatore e poi dopo essere stato vicegovernatore ha assunto l'incarico negli anni 90 praticamente, e nel 99 è riuscito ad approvare un cambio nella Costituzione provinciale di questa provincia di Formosa, che praticamente dice che un governatore può essere eletto in modo illimitato praticamente. Figuratevi, adesso è stato rinnovato il suo incarico con il 70% dei voti, cioè è proprio Maduro, sembra una cosa tipo Venezuela. Facciamo 36 anni di governo, perché prima è stato governatore. Diciamo che è un dato di fatto, non anno più, anno meno. Allora, andiamo avanti con questa valutazione dell'economia argentina
Il governo naturalmente sta celebrando sta roba qua. Adesso io ho qua un grafico che dice che maggio dell'anno scorso, al maggio dell'anno scorso eravamo a un 4,2 di dato inflazionario generale e poi 4,6 in giugno, al 4 in luglio dell'anno scorso sempre, fino a agosto che è rimasto sopra il 4% diciamo, e poi rompe a settembre dell'anno scorso, poi continua calando, a dicembre c'è un aumento fino al 2,7% dal 2,4 di novembre 2024, poi comincia a crollare ancora un po' a gennaio di quest'anno, 2,2, 2,4 in febbraio e siamo arrivati a marzo 2025 che dal 2,4 di febbraio arriva al 3,7%, cioè arriva ai livelli di praticamente 6 mesi prima, settembre 2024. Crolla in aprile 2,8 e adesso siamo all'1,5 di maggio. Ora siamo in luglio, adesso il dato di giugno non ce l'ho, però siamo di per di questa è un po' diciamo la situazione dell'inflazione. Questi praticamente sono i dati, però la realtà è che le cose aumentano comunque, non dico come prima, però c'è un aumento maggiore rispetto al dato inflazionario. Diciamo che certe cose, certi servizi come la obra sociale, l'assistenza sanitaria ti aumenta secondo il dato inflazionario, però tipo il cibo, i vestiti, la tecnologia sono costosissime. Diciamo perché per andare a bere un caffè con un caffè latte, diciamo un cappuccino, una roba così, qua c'è anche il flat white, diciamo che sono 2 shot di caffè con latte e la schiumina. Questo costa diciamo 4.900 pesos, secondo il posto, dipende, però facciamo un conto netto. Adesso mi collego alla pagina di saldo.com.ar che è una pagina per praticamente cambiare soldi da euro a pesos, da dollari a pesos, oppure si possono anche comprare pesos o dollari, inviarli un altro conto. Funziona molto bene. Risulta che 4.900 pesos il costo per un caffè latte, un cappuccino, ok, lo stesso, con 2 brioche è di 3,24 euro. È un po' costoso. Andiamo a vedere un altro? Andiamo a vedere anche un cappuccino con brioche, marmellata, succo, acqua, tutte queste menate qua, 4,30 euro. Diciamo che come prezzi sono più per l'Europa. E vi dirò che qua a Catamarca c'è anche la Costa. Quanto costa la Costa? Vediamo un po'. Andiamo a vedere i prezzi. Eccolo qua. Allora, per una maglietta 63.000 pesos. Quanti sono 63.000 pesos? Cosa sarà? Tipo 40 euro? 63.000? 41,69 in euro. Ok. Adesso andiamo a vedere stipendio medio. Allora, sueldo promedio Argentina 20-25. Per una persona, un impiegato, un'impiegata, lo stipendio medio è di 525.000 pesos, che se facciamo il conto in euro, 525.000 pesos, se io volessi cambiare quei soldi lì sarebbero 347,44 euro. Ma se volessi tipo comprarmi una maglietta di Lacoste, praticamente dovrei spendere oltre il 10%, una roba come il 12% dello stipendio per una maglietta di Lacoste. Poi andiamo a vedere un'altra cosa, una casa, vediamo un po', affitto, andiamo a vedere affitto, alquiler, departamento, Buenos Aires por mes 2025. Quanto costa? Quanto mi costi? Non si sa. Per un monoambiente siamo tra i 490.000 e i 510.000 pesos al mese. Cosa abbiamo detto? Che lo stipendio era di 525.000 pesos, ma il monoambiente 510.000 pesos. Come si fa? Boh. Ok, 2 ambienti tra i 590.000 e i 605.000 al mese. Per 70 metri quadri, 3 ambienti, gli altri erano 2 e un monoambiente, tra i 790.000 e gli 813.000 pesos. Questo per Buenos Aires. Andiamo a vedere adesso cosa mi trova di dato lo stipendio. Promedio Caba, facciamo 20-25. Ok, stipendio medio. Secondo Busmeran
si vede che è una di quelle agenzie che fanno statistiche, quelle robe là. Il generale è tipo 1.503.863 pesos, diciamo. Questo è un dato medio, diciamo. Dati tra i lavoratori. Questo non è un'agenzia, ma sono lavoratori che hanno pubblicato su Reddit a maggio 2025. Per sicurezza informatica 3 milioni. Per un receptionist, ok, in bianco, lavoro legale, 650.000. Amministrazione tipo risorse umane, tutte quelle cose lì, 900.000, 800.000 amministrazione contabile e così via. Diciamo che poi c'è il salario minimo, che praticamente è lo stipendio minimo, a Buenos Aires, Caba, centro, 296.000 in aprile e 302.000 in maggio e poi 308.000 in giugno. Siamo ancora bassi rispetto al costo degli appartamenti in affitto. Poi c'è il settore un po' che va un po' meglio, diciamo, che è hotel e ristoranti, che a settembre del 2024 era di 716.000 pesos, quasi 717.000, però sotto la media generale del 1.500.000 pesos. Allora, conclusione, se una persona qui in Argentina non ha un lavoro specializzato, non prende una mazza. Cioè, se non avete una specializzazione o lavorate in qualcosa di particolare, allora pensateci bene prima di venire qua, perché la vita è molto costosa. Le categorie più costose sono tecnologia, vestiti e cibo. Magari che i vestiti ve li potete portare, la tecnologia anche, però dovete mangiare, quindi è costoso. E anche per mangiare, per mangiare non è che, diciamo, per una pizza qua, ora vi faccio il conto, una pizza qua vicino può costarvi anche 25.000 pesos, facciamo 25.000, quanto costa una pizza? 16 euro per una pizza, cioè io in Italia pizza e birra 14-15 euro, qua paghi una pizza anche se grande. E poi vabbè, la qualità è quella che è, raga, non è che potete pretendere la pizza che yum, ya, no. No, assolutamente. Almeno dove sono io qua, cioè, va bene la pizza per darsi un po' il piacere, il gusto, tutta sta roba qua, però alla fine la pizza è quello che è, no? Ok, pizza italiana. Resto, vabbè, lasciamo stare. E che cosa? E quindi qua questa è la situazione. Allora, il caffè a 3-4 euro con 2 brioche e la pizza a 16 euro e gli appartamenti che costano più di quello che uno prende di stipendio, quindi salvo per le categorie specializzate per la classe diciamo medio-alta e alta, non la classe medio-bassa, medio-alta e alta, allora sì se lo può permettere, quindi chi? Avvocati, medici, ingegneri prendono un sacco di soldi, quindi se siete degli ingegneri vi conviene, dovreste solo vedere quella cosa del titolo, però neanche tanto perché vi prendono lo stesso, magari vi pagano un po' meno, però magari negoziate un po' e via. Questioni di documentazioni, quelle cose là, se volete fare la residenza, potete prendere, non è difficile, meglio se siete insieme a una persona in coppia e vi fate l'unione civile, tutte queste cose qua, oppure prendete la residenza temporanea attraverso la scuola o anche il lavoro se ve lo fanno, però attenzione che c'è anche tanto lavoro nero. Quindi regà, la situazione economico-finanziaria dell'Argentina era un po' questa. Io vi ho fatto un po', diciamo, un riassunto di quello che è. Certo che fare la spesa qui è difficile perché costa molto tutte le settimane fare la spesa, costa molto anche la spesa, non solo andare fuori al ristorante o andare a prendere il caffè che magari uno può rinunciare, ma anche costa tanto i vestiti e la tecnologia. Io sinceramente la tecnologia me la porto dai viaggi. Qui non compro una mazza perché non vale la pena, perché pagare una roba il doppio di soldi perché c'è la piattaforma di Mercado Libre che ti fa pagare anche l'anima perché caspita è come se fosse un Amazon, ok? Però per quanto riguarda l'America Latina e in Argentina, perché il proprietario è argentino, ti fanno pagare. Cioè, ho messo un computer a 280.000 pesos tra invio, le rate gratis e il costo della vendita,
cioè me ne togliamo 100.000, cioè mi restavano qua, cazzo mi restavano 70-80 euro, cioè figa, non va bene. E quindi, raga, questa è la situazione. Quindi, se volete più informazioni o se volete anche fare una consulenza con me, vi lascio informazioni qui sotto. E naturalmente io questo lo offro come servizio, però se volete alcune informazioni, leggere qualche messaggio, vi rispondo volentieri. Se volete una cosa un po' più personalizzata, questo è un servizio. Quindi, mi raccomando, pensateci bene, godetevi questo video e spero che vi sia piaciuto. Se sì, bene, se no lasciate un commento e ditemi come potrei aiutarvi per capire un po' meglio la situazione argentina o se avete delle curiosità, delle cose. Quindi ci vediamo alla prossima da Catamarca, Argentina. Ciao ciao! Termina, si tiene che grabar. Ah no, no. Uy.